Ciao, in questo video vedremo questo modulo LoRa che l'ho acquistato in kit, custodia e i vari accessori che poi ti farò vedere successivamente. Ha il modulo Eltec V4, dopo ti farò vedere le differenze rispetto al V3. Ho fatto già alcune modifiche, tra cui l'antenna, il forellino per vedere il LED che lampeggia, qua. Ho ribassato il pulsante di reset in maniera che non venga premuto accidentalmente. Andiamo a vedere quindi le differenze rispetto all'Eltec V3 e le novità che ci sono in questo Eltec V4. Qui siamo sul sito ufficiale del costruttore dove abbiamo tutta la documentazione, foto e tutto riguardante questo modulo. C'è anche un video. Qui abbiamo la tabella di comparazione tra i due moduli. Vediamo subito che la MCU è stata cambiata, qui c'è un R2 finale rispetto all'S3 FN8. Cosa cambia? La flash che è diventata doppia, ed è esterna e non integrata al modulino. È stato rimosso il chip USB perché questo è il suo schema. L'USB va direttamente, che vanno qui direttamente al GPIO 19 e 20. Poi è stato cambiato l'integrato che supporta la carica per essere adattato anche al pannello solare, quindi è stato aggiunto il connettorino per l'ingresso solare. È stata aumentata la potenza da 21 dBm a 28 dBm, quindi siamo a mezzo watt. C'è la doppia antenna, però vedremo che per poterla utilizzare bisogna fare una modifica, quindi la seconda antenna è Bluetooth e Wi-Fi, ha il GPS interface col connettore integrato, nel V3 non ce l'avevamo, ha 40 pin per le interfacce, screen connector ha un altro connettore, i pin prima erano placati d'argento, adesso sono placati d'oro, lo screen dice che adesso ha una protezione totale. Prima era parzialmente protetta. Qui la nota di questo connettore per l'antenna Bluetooth e Wi-Fi dice che per l'utilizzo bisogna modificare il circuito. Infatti bisogna spostare questa induttanza da 7,5 nanohenry nella posizione L2, da L1 va girata in L2. Cosa non semplice da fare perché bisogna essere molto attrezzati a fare questo lavoro. Qui le caratteristiche principali. Quindi la frequenza va da 863 a 928, viene impostata dal software, invece il modello 433-470 bisogna acquistare proprio il modello. Qui tra l'altro non si può neanche scegliere il modello a 433, ma si può prendere il modello da 863 a 870 e il 902-928. Adesso comunque letto che li hanno uniformati, quindi vendono un modello unico che supporta tutte e due le frequenze e non c'è più questa differenza. Infatti sulla scatola che arriva c'è indicato da 863 a 928. Abbiamo sensibilità di ingresso meno 137 dBm, Wi-Fi, Bluetooth, Low Energy. Le risorse hardware sono 7 ADC a disposizione più altri 2, 7 ingressi touch, 3 UART, 2 i quadro C e 2 SPI. Le varie memorie a bordo, la ROM, la SRAM, Realtime Clock, SRAM, PSRAM, 16 MB di flash, USB tipo C, il connettore per la batteria al litio, il connettore per pannello solare, i pin strip per l'interfaccia, l'antenna LoRa e l'antenna 2,4 GHz per il Bluetooth e Wi-Fi. Temperatura di funzionamento meno 20 più 70. Qui abbiamo tanti documenti e risorse, cosa c'è dentro nella confezione, e questo è lo schema del modulo. Andiamo adesso ad aprire il kit, vedere cosa ci viene dato e procederemo all'assemblaggio. Questo kit l'ho acquistato su Amazon, ti faccio vedere dove. È questo, versione nera, c'è anche la versione verde, la versione di 2 schede, i soli moduli GPS e la versione 2 neri. Tutte le versioni comprendono anche il GPS, versione GPS. Qui ci fa vedere tutto quello che c'è dentro, come montarlo. La custodia accetta sia il V3 che il V4, V3 e V4, V3 senza GPS e il V4 col GPS, così come montato. Altre caratteristiche, scenario d'uso, 2 moduli LoRa tra di loro, il PC, dimensioni
e peso. Ho preso questo kit appunto per provare il modulo Eltec V4 che non avevo. Ho visto che molti hanno acquistato questo contenitore e volevo capire se aveva senso avere un contenitore con questa forma. In effetti questo gancio qui sotto è comodo per mettere un moschettone, magari agganciarlo dietro nello zaino. Andiamo adesso a vedere il montaggio del kit. Il kit è composto da 3 componenti: la custodia, la batteria e il modulo LoRa Eltec. Al suo interno abbiamo 2 cavetti, uno per collegare la batteria e uno il pannello solare, i pin strip per connettere la scheda a un'eventuale basetta di supporto, altri 2 pin strip che possono essere montati qua, che servono solo come segnaposto a indicare se l'utilizzo è 868 o 915. Lo si può fare o con una goccia di stagno su queste piazzole o con i jumper che abbiamo visto. La selezione è comunque fatta via software perché il filtro passabanda fa passare entrambe le frequenze. Queste sono solo dei segnaposto per ricordarci come sono state configurate le schede. Vediamo cosa abbiamo: la porta USB di tipo C, pulsante di programmazione, pulsante di reset, i 2 LED, un poly switch di protezione, qui sopra c'è l'antenna LoRa, vediamo sotto, abbiamo il connettore per il GPS che è dentro qui nella scatola, abbiamo il GPS e 2 antenne, un'antenna con la prolunga che è quella LoRa e un'antenna che è Wi-Fi Bluetooth. L'antenna Wi-Fi Bluetooth va collegata qui ma non è abilitata, infatti è scritto espressamente sul sito che bisogna fare la modifica al circuito stampato, però sfido chiunque a spostare questa L1 che è questa qui in questa posizione per connettere questo pin centrale qua, anziché si vede qui c'è una pista che da questa induttanza va sotto, va su quel piedino qui e va a connettere l'antenna che c'è dentro qua. Infatti qui leggiamo Wi-Fi, dentro qui c'è l'antenna Wi-Fi Bluetooth, quindi quell'antenna qui non serve a nulla perché per abilitarla prima di tutto va fatto al microscopio, poi spostare quell'induttanza qui si rischia anche di romperla. Vediamo cosa altro abbiamo: i 2 connettori, batteria è scritto qui e sol sta per solare, abbiamo il chip SP32S3, il suo oscillatore, qui un altro chip che non riesco a leggere la sigla, i pin sono tutti numerati, qui abbiamo il 3 volt, il GND anche di qui, il 5 volt e tutti gli altri piedini numerati. È la versione 4.2. La batteria ha già il connettore giusto per essere collegato qui. Attenzione ad alimentarla senza antenna perché ho già letto su internet che alcuni hanno bruciato lo stadio finale di questa, perché avendo uno stadio finale da 500 mW senza antenna a quanto pare si guasta molto facilmente, mentre invece la V3 non si guastava, almeno non ho mai sentito nessuno che l'ha guastato, questa si guasta subito se non colleghiamo l'antenna. Questa è la batteria, bella grossa, 3000 mAh. Questa è la custodia nel kit, che possiamo comunque realizzarla anche in altro modo con la stampante 3D, oppure comprare il modulo sciolto e usare altri tipi di case. Ho preso questo perché volevo capire se questo case aveva senso fatto in quel modo qui oppure no. Dopo ti farò vedere come assemblarlo facilmente. Vediamo cosa abbiamo all'interno. Abbiamo tutta la minuteria, abbiamo i tastini neri da mettere qui sopra per andare a premere i 2 pulsanti che abbiamo visto prima. Del biadesivo, penso sia per la batteria, altro biadesivo penso sia per l'antenna GPS che dovrebbe stare in questa posizione. Vediamo adesso come fare l'assemblaggio. Abbiamo tutto l'occorrente, alcune cose non servono, quindi l'antenna Wi-Fi non ci serve, i cavettini di alimentazione, batteria e pannello solare non ci servono perché la batteria abbiamo visto ha già il suo connettore. Abbiamo queste 2 plastiche, sono quelle che vanno a schiacciare i tastini, sono diverse perché uno è per la versione 3 e uno per la versione 4, infatti questo contenitore va bene per entrambe le versioni. Noi useremo quello del V4, probabilmente sono diversi, infatti uno è più alto, il V3 è più alto, lo mettiamo da parte che non ci serve e questo è quello che andremo a mettere poi lì. Anche questi pin strip non ci servono. Prima cosa da fare è montare il connettore d'antenna sul contenitore, quindi togliamo tutte le ranelle, qui si incastra perfettamente, poi qui per la quantità di ranelle dobbiamo vedere quanto spazio abbiamo quando avvitiamo il connettore,
lo spazio è quello e probabilmente non ci stanno due ranelle con il dado, non c'è proprio lo spazio, non so neanche se c'è lo spazio per una ranella. Inizio a mettere questa qui che è quella più bassa e il dado, quella alta probabilmente non può starci, provo senza stringere, se per caso va a fondo corsa, quindi non mettiamo ranelle, al limite si può bloccare il tutto con una goccia di smalto, anche quello per unghie va benissimo. Vediamo, infatti va già quasi a pacco così, quindi le rondelle non ci vogliono. Adesso prendo una chiave a tubo per tirare bene il dado. Utilizzo una bussola dell'8, tiro non esageratamente perché sulla plastica rischiamo di rompere tutto. Riprovo l'antenna e la lascio montata, infatti un po' di spazio c'è, ma se avessi messo la ranella mi avrebbe fatto mandare a pacco l'antenna. I pulsantini non hanno il senso, quindi sopra sotto è indifferente. Il modulo su cui colleghiamo subito l'antenna, provo i pulsantini se vanno bene, sì, ok, quindi procedo con il GPS, si collega qua così, e questo va qui, ci vuole il biadesivo che abbiamo in dotazione. Vediamo di sistemare l'antenna. Biadesivo lo mettiamo qua e lo posiziono nell'apposito vano, quindi il biadesivo me lo tiene in posizione. Qui sistemo bene i fili facendo attenzione di non andare qua sul bordo, perché sennò dopo quando vado a chiudere c'è il rischio di pizzicare i fili se sono sul bordo. Posiziono quindi il biadesivo o sulla batteria o qui o indifferente, dove siamo più comodi. Alimento il tutto, l'antenna è collegata, lato batteria, quindi quello sopra. Vediamo se si infila, se facciamo fatica possiamo leggermente toglierla, infilare il connettore, se è già accesa. Connecting failed on network LoRa mode, probabilmente non c'è installato il firmware Mestastic, ma un firmware LoRa PRS, qualcosa del genere. Rimettiamo in posizione il tutto e vado a sistemare la batteria. Tengo appoggiata tutto verso il basso e due cavette li faccio passare così in mezzo per non dare fastidio. Vediamo se il tutto si chiude bene. Sì, lo vedo spento, ok, non è molto centrato. Ok, perché si era mosso dalla sua sede. Ci sono delle viti, quindi qua e qua che lo tengono giù. Ok, andiamo a cercare. Ci sono, eccole qui, delle viti autofilettanti, 1, 2, 3, 4, 5. Bisogna fare attenzione che adesso la scheda è alimentata, il resto per poterla tenere giù bisogna alimentarla prima, perché sennò questo connettore non si infila più. Con molta attenzione, perché se la vite cade e va su a farmi dei cortocircuiti rischiamo di bruciare la scheda. Ne basterebbero anche due, secondo me, che già non si muove più niente. Un'altra vite. Le viti sono 3, qui non c'è, 2 probabilmente sono di scorta, ne hanno messe in più, bravi. Ok, quindi siamo pronti per la chiusura. Bisogna montare 1, 2, 3, 4, 5, 6, anche qui forse ne hanno messi di più. Bisogna infilare questo dado quadro sulle apposite fessure. Non stringo perché prima è meglio infilarli tutti. Come antenna poi sarebbe meglio cambiarla e metterne una un po' più lunga, un po' più performante. Infatti vediamo la differenza è notevole. Gli cambiamo il firmware così di sicuro sappiamo come fare a spegnerlo. Qui probabilmente ci sarà un sistema, magari tenendo premuto il pulsante 8 secondi va in spegnimento, non so, magari adesso è anche spento, però io non mi fido. Collego l'USB e ti faccio vedere come inserire il firmware Mestastic. Ho collegato il modulo anche USB, adesso lo collego al PC, seleziono il dispositivo, quindi è un Eltec, andiamo a cercare il V4, eccolo qua sotto, la versione del firmware usiamo l'ultima stabile e premo su Flash,
continua, cancello completamente tutto perché comunque non avevamo in precedenza un firmware Meshtastic, cancella flash, installa la COM rilevata, connetti, ok, qui il display è tutto spento, intravedo i LED. Mi sarebbe piaciuto che i LED fossero visibili, qui gli farò probabilmente una modifica, gli farò un forellino in corrispondenza dei LED per vedere appunto lo stato dei LED. Tanto comunque questo contenitore non è assolutamente estraneo all'acqua, perché l'acqua può passare sia dai bordi, dai pulsantini, dall'antenna, dalla USB. Qui è uscito Welcome Meshtastic. Ecco, qui ho connesso l'app, provo a fare uno scan, vediamo se me lo rileva. Niente. Allora vado nelle configurazioni Bluetooth, a volte capita, vedo che ha già rilevato Meshtastic D78C, dovrebbe essere lui. Associazione, sì, è uscito infatti qua il codice di associazione, lo inserisco 958 927. Ok, associazione, ok, è associato, quindi torno sull'app, dovrei trovarlo. Ok, mi dice devi impostare una regione, imposta una regione, quindi devo premere qui, regione è European 868, canale medium fast, ignora MQTT, trasmissione abilitata e il resto è tutto a posto. Faccio salva, il modulo si dovrebbe riavviare, qui posso fare anche chiudi, rebooting, sta facendo riavvio in questo momento e tra poco connessione in corso. Ok, ritorniamo qui in basso sulle configurazioni. Allora l'abbiamo fatto, che prima in alto canali medium fast ed è tutto giusto, posizione attiva, possiamo fare posizione precisa perché lui ha il GPS a bordo. Salva, invia, consegna confermata, poi sicurezza di solito non c'è nulla da fare, utente possiamo dargli il nome, adesso io lo lascio di default, dispositivo qui possiamo dargli il ruolo, il resto in genere va tutto bene, possiamo dargli il fuso orario, schiacciando qui usa fuso orario del telefono, faccio salva, consegna confermata, posizione è configurato che invia la posizione ogni 15 minuti, posizione smart vuol dire che lui la invia solo se vede uno spostamento di 100 metri ad un intervallo di 30 secondi, quindi anche il GPS dovrebbe essere a posto, quindi non tocco nulla perché è già attivo. Alimentazione non tocchiamo niente, rete qui è solo se si vuole abilitare il wifi perché lui ha il wifi a bordo, schermo possiamo decidere se modificare qualcosa, tipo tieni acceso lo schermo, possiamo anche dirgli meno perché adesso sta acceso 10 minuti fisso, adesso lo lascio così per il video se no continua a spegnersi, però nell'uso effettivo è meglio abbassare questo tempo di 10 minuti. Bluetooth, random pin va bene, MQTT non è abilitato, va bene, seriale, notifica esterna, tutto il resto non ci interessa, anche la telemetria, se vogliamo inviare i dati delle metriche di alimentazione bisogna abilitare questo ultimo in basso. Lo lasciamo così, vediamo qui l'aggiornamento firmware, possiamo farlo anche col Bluetooth, vediamo se riusciamo, proviamo a caricargli un alfa e dopo col computer ci carichiamo una stabile. Alfa, aggiorna, qui ci sono molti warning, so di cosa sta facendo, error perché non è collegato a internet, devo attivare il wifi del telefono, riprova, sta scaricando il firmware da internet, l'ha scaricato, adesso lo trasferisce al device, aspettiamo un attimo, dice non chiudere l'app, metto in pausa il video e riprendo quando ha finito perché ci vorrà qualche minuto penso. È allo step 2 di 5, è passato quasi un minuto, li metto ancora in pausa, è passato circa quasi un altro minuto, siamo allo step 3 di 5, step 4 di 5 è arrivato più velocemente, siamo allo step 5 di 5, tra poco dovremo vedere il reboot del device. È uscito un errore, device not found address, quindi non ce l'ha fatta. A questo punto vuol dire che gli LTV4
non supportano l'aggiornamento via Bluetooth. Io avevo provato col SeedCap Solar Node e l'OTA aveva funzionato perfettamente. Dimenticavo una cosa importantissima, farti vedere i nodi qui collegati. Ne ho già collegati parecchi, tra cui questo è il mio che ho sul tetto, Seed Solar Node. Se faccio un trace route ovviamente esce subito. Andiamo nella chat, proviamo a scrivere un messaggio, vediamo se qualcuno risponde. È uscita la V dentro la nuvoletta, vuol dire che il messaggio è stato accettato da un altro modulo e ritrasmesso. Niente, probabilmente in questo momento non c'è nessuno che ha voglia di rispondere. Provo a prendere un altro mio modulo, così facciamo il test. Ok, è arrivato il mio nodo portatile, che è questo qui, quindi posso fare messaggio diretto, scrivere un messaggio, invia, omino biffato, e qua è arrivato. Ciao, adesso rispondo direttamente dal dispositivo stesso, mi scrivo ok, un messaggio predefinito, send message, yes, ok, e qua vediamo che è arrivato correttamente, quindi tra i due dispositivi c'è perfettamente comunicazione, il lucchetto verde a indicare che le chiavi sono tutte ok, quindi il dispositivo funziona perfettamente. Ho provato il GPS stamattina, funziona perfettamente, è anche abbastanza veloce a fare il fix. Custodia mi sembra molto valida, bella impugnatura con un bel aggancio. Da questa fora si può mettere un moschettone e appendere magari lo zaino. Se hai domande in merito a questo modulo Eltec V4, scrivilo qui sotto nei commenti oppure nel forum. Per questo è tutto, spero che il video ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!